Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'11 al 17 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo. Innanzitutto cerchiamo di capire come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare e poi ci addentriamo nell'amore, nelle relazioni, nel lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo il quadrifoglio che tendenzialmente è abbastanza positiva perché indica speranza, fiducia, per le questioni più pratiche può indicare una possibilità che si apre, una sorpresa, fare un buon affare, una ricompensa. Di sicuro c'è un cambiamento fortuito. Soprattutto in situazioni e per andare a superare quelle situazioni più complesse e difficili. Infatti la nuvola e le nuvole ci fanno capire che magari può esserci un momento di confusione, può esserci una preoccupazione o un qualcosa che non è molto chiara, però possiamo cogliere l'opportunità per fare finalmente chiarezza, soprattutto se si tratta di avere dubbi e perplessità sul comportamento, sull'atteggiamento di una persona, oppure anche di capire e scoprire se questa ci può aiutare e nelle questioni più pratiche, quindi non solo affettive e relazionali. Ovviamente, essendo una stesa generica, ci tengo a precisare che la dama si riferisce a una figura femminile, però diciamo dipende perché ci parla, indipendentemente dal sesso, di una persona che comunque è molto sensibile, può essere volubile, un po' particolare come carattere perché in qualche modo potrebbe essere nel comunicare, nel modo di esprimersi un po' difficile, un po' complessa. Questo lo dico anche perché, essendoci la carta delle nuvole, dobbiamo fare attenzione alla comunicazione e agli atteggiamenti, anche alle circostanze, come vi dicevo, che sono un po' strane, al momento sono un po' offuscate. Ecco perché bisogna vederci chiaro. E adesso i segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario e anche abbiamo un pochetto quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Alcune cose possono riferirsi anche alle amicizie, alla famiglia, quindi consiglio di ascoltare. Ecco la peonia che è un po' particolare come messaggio perché spesso si riferisce a quando si esagera, quando si è in tensione o nervosi per qualche motivo, forse anche a livello strettamente personale, però ha anche una parte positiva. Quindi, mentre spesso fa riferimento ai sentimenti confusi, può anche portare un po' di tensione perché una persona magari per il suo atteggiamento non è chiaro, quindi è un po' indecifrabile o fa fatica ad esprimersi. Mi viene in mente quando magari con una persona importante della vostra vita si fa fatica a parlare, si fa fatica a cercare di capire che cosa sta succedendo. Questo potrebbe essere un'occasione di quel tipo e proprio per queste motivazioni esserci dei dubbi, delle perplessità al riguardo. Ovviamente non si tratta solo di gelosia, non si tratta solo di altre persone, di comunicazioni che possono arrivare, si può trattare semplicemente di
di divergenze o di alcune cose che non si vogliono dire per non far preoccupare, oppure non si ha voglia e desiderio in questo momento di comunicare. Ovviamente queste carte vi stanno suggerendo di, aspettare il momento giusto, di non forzare, le cose, di, valutare un po' quello che vi circonda, ma soprattutto di fare attenzione a quello che vi verrà comunicato, a quello che vi verrà detto. Questo, vale anche per i single, perché se state conoscendo o frequentando una persona, magari le cose non sono proprio chiare o la persona non è sincera, non è totalmente sincera o ci sono alcune cose che al momento non vuole dire perché non è il momento giusto, oppure magari è una situazione, se non mi interessa nessuno, se non c'è nessuno, un po' particolare, dove non ci sono grandi stimoli, dove da parte vostra forse ci sono situazioni pregresse che ancora influenzano il vostro presente e allora ci sono dubbi, ferite, perplessità che devono essere ancora guarite e comprese. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Ovviamente qui consiglio di fare attenzione se magari, state, continuando a pensare a una persona, oppure può essere anche una nuova conoscenza e lì, esserci dei dubbi. Ascoltate il vostro intuito sempre che ha ragione. Nelle questioni più pratiche si vede proprio un passaggio importante o di conclusione di incombenze, di difficoltà, preoccupazioni, quindi finalmente queste cose vanno a concludersi definitivamente. Questo è vero, però possono anche trovare nuove soluzioni e quindi poi bisogna semplicemente aspettare il momento giusto. Dico questo perché, non solo c'è la morte, ma c'è la vecchia signora, quindi riguarda tutte quelle situazioni che ci portiamo dietro da un po' di tempo e che finalmente potrebbe essere il momento giusto di trovare una persona che ci aiuta, oppure qui possono esserci delle indicazioni e delle soluzioni che sono molto, molto interessanti. La vecchia signora non solo ha a che fare con appunto le vecchie situazioni, però anche con la valutazione obiettiva, con anche dei progetti o delle idee che sono state accantonate, anche con il rinnovamento di alcuni schemi, soprattutto se stiamo facendo un qualcosa e abbiamo sempre gli stessi risultati, vuol dire che noi dobbiamo fare dei cambiamenti, perché se continuiamo a procedere in un certo modo è difficile che otterremo risultati. Questo lo dico soprattutto a chi è in cerca di lavoro e anche a chi vuole migliorare una condizione che sta vivendo in questo momento. Quindi fare dei cambiamenti o nella ricerca, o magari di non affidarsi a una persona soltanto, ma di allargare la propria cerchia di conoscenze, oppure c'è una qualcosa che deve essere prima di tutto sistemato, concluso, prima di avere quella, pace, quella serenità e possibilità di procedere nel miglior modo possibile e concentrarvi esclusivamente su quello che state cercando. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!